tutti amici e bentornati nella mia cucina. Finalmente ci rivediamo, è passato un po' di tempo dall'ultima ricetta, mi dovete scusare ma il mio cameraman non era disponibile. Però torniamo subito in campo a preparare una super ricettina che può essere molto versatile perché la si può utilizzare sia per fare un dolce che per fare un salato, tipo con una crema al tonno, una crema al pomodoro. È molto buona e molto versatile, anche perché nell'impasto non viene previsto lo zucchero. E parliamo proprio dei bignè, quelle fantastiche palline vuote e leggere che poi vengono farcite con crema pasticcera, con cioccolato, crema al mascarpone. È veramente facile e poi la lievitazione sembra una magia. E adesso elenchiamo subito gli ingredienti. Il primo ingrediente necessario è l'acqua, 110 g di acqua. Secondo ingrediente necessario, 100 g di burro. A tocchetti va benissimo, non deve essere necessariamente ammorbidito perché andrà a sciogliersi nell'acqua. 105 g di farina 00. In questo caso le uova vanno pesate, ci vogliono circa 188 g di uova che equivalgono all'incirca a 4 uova o poco meno di 4 uova, dipende dalla dimensione. Voi pesatele, se dovessero eccedere togliete un pochettino di uovo. Infine pizzico di sale. Per formare i nostri bignè ovviamente è necessario avere in casa una sacca poche. In questo caso io ho quella che si può riutilizzare perché è in plastica lavabile, però vanno bene anche quelli usa e getta, e una bocchetta liscia così da circa 1 centimetro. Adesso abbiamo tutto l'occorrente, come vedete gli ingredienti sono pochissimi, possiamo subito preparare i nostri buonissimi bignè. Allora, innanzitutto prendiamo un pentolino, meglio se antiaderente perché così l'impasto non attaccherà i bordi. Ci versiamo la nostra acqua, il nostro burro e il pizzico di sale. Adesso accendiamo e portiamo l'acqua a bollore. Una volta che l'acqua inizia a bollire e il burro si è completamente sciolto, possiamo versare al nostro interno la farina tutta di un colpo e giriamo finché il composto non si addensa completamente e si formerà una palla che non si attacca più alle pareti del tegamino. Il fuoco deve rimanere acceso a fiamma bassa. Assicuratevi che tutta la farina all'interno si sia ben sciolta ed amalgamata al composto. Una volta che avrete ottenuto un impasto bello sodo, giallo e che non attacca le pareti, che abbia questa consistenza qui, potete spegnere. Una volta che l'impasto è pronto lo dovete far raffreddare perché poi andrà messo all'interno di una planetaria, oppure potete utilizzare anche un frullatore a mano, e andranno aggiunte le uova poco per volta. Però l'impasto ovviamente deve essere raffreddato, altrimenti l'uovo si cuocerà e faremo una frittata. Una volta intiepidito l'impasto lo mettiamo all'interno di un'impastatrice, o va bene anche una planetaria, oppure potete utilizzare anche un frullatore a mano con la frusta per gli impasti solidi, non per montare. Comunque il macchinario essenziale, diciamo, e quello migliore è proprio l'impastatrice. Mettiamolo all'interno della nostra ciotola, mettiamo il gancio a foglia che è quello migliore in questo caso e cominciamo a farlo partire, velocità bassa, quindi velocità 1, e pian piano cominciamo ad aggiungere le nostre uova. Mettiamone un po', facciamolo assorbire completamente e poi continuiamo finché tutte le uova non sono completamente assorbite. Mi raccomando, non versatele tutte in una volta perché l'impasto poi non viene bene. Ecco qui il nostro impasto bello pronto, è bello lucido come vedete dal colore. La prova da fare per vedere se l'impasto è riuscito bene: prendete l'impasto e sbattendolo un pochettino si crea, ecco, una sorta di triangolo. In questo caso l'impasto è perfetto. Allora, prendete una placca per il forno, la rivestite con carta forno, mettete l'impasto in una sacca poche con la bocchetta liscia e cominciamo a versare delle piccole noci di impasto distanziate tra loro. Non preoccupatevi se compariranno le punte sopra, è normalissimo. Poi vi farò vedere come schiacciarle per evitare che i bignè vengano con una puntina sopra che poi durante la cottura tende a bruciarsi, quindi la elimineremo. Con queste dosi verranno all'incirca 30-35 bignè, ovviamente dipende sempre dalla dimensione del beccuccio che utilizzate, da quanto fate grandi i bignè. Una volta riempita la nostra placca, prendiamo un bicchierino con dell'acqua, intingiamo il dito e schiacciamo le nostre punte, così l'impasto non attaccherà le nostre dita. Intanto mi raccomando che riscaldate il forno a 220 gradi ventilato, deve essere bello caldo perché i nostri bignè dovranno lievitare. Ecco qua, una volta eliminate le nostre bruttissime punte, possiamo infornare. Forno a 220 gradi ventilato per 15 minuti. Passati 15 minuti i nostri bignè si saranno gonfiati. Per terminare la cottura, quindi per la doratura, mi raccomando aprite leggermente il forno, fate uscire il vapore per un paio di secondi, richiudete il forno e completate la cottura fino a che non li vedrete belli dorati. Eccoci qua amici, siamo tornati, i nostri bignè sono tutti cotti. Con questo impasto e di questa dimensione qui ne sono usciti circa 45, però ovviamente dipende sempre dalla dimensione del bignè. Come vedete si sono fatti alla perfezione, siamo dopo comprati. Eccoli qua. Ta-da! Adesso non resta
resta altro che fare l'assaggio. Questi li potete riempire con creme dolci oppure con creme salate, va benissimo anche il semplice Philadelphia, infatti Giulia adesso lo assaggerà proprio con quello. Ecco qui il nostro assaggiatore ufficiale, Giulietto! Hai visto mami cosa ho preparato durante il tuo pisolino? Sì, bignè! Grazie! Lo vuoi assaggiare? Sì! Indovina che ci ho messo qua? La Philadelphia. Che se ti piace tanto? Ma aspetta, ma uniscilo! Che allora l'ho tagliato a metà per riempirlo, però lo potete tranquillamente forare sotto con una sacca a poche e lo riempite. Hai? Ho tutto in bocca, metà! Buonissimo! È buono, ti piace? Poi lo facciamo anche dolce, però che dici? Ci metto un po' di crema? Crema al cioccolato? Ok, allora cosa dobbiamo dire ai nostri amici se vogliono fare dei bignè perfetti come questi? Lasciate un mi piace, iscrivetevi e commentate! Mi raccomando, invitate